Ciao a tutti, oggi vi proporrò una ricetta per carnevale tipica della mia terra. I smeraviglias altro non sono che le chiacchiere sarde, ma con qualche piccola variante rispetto a quelle classiche, che le rende uniche e speciali e che scoprirete fra poco durante il tutorial. Ora vi lascio subito alla prova assaggio e di seguito alla preparazione di queste meravigliose meraviglias. Oh, mi sono sporcata il naso. Troppo buona. Fantastica. All'interno di una ciotola andremo a versare la semola di grano duro, mescoliamo e al centro versiamo lo zucchero semolato, l'uovo grande e a temperatura ambiente, iniziamo a mescolare sempre al centro con una frusta a mano. Ora aggiungiamo anche un cucchiaio di filet verrou, sostituibile benissimo con del rum, dell'acquavite o del limoncello, o ancora con del succo di limone o arancia. Mescoliamo ancora un po' e poi aggiungeremo l'acqua sempre a temperatura ambiente e poco per volta. In ultimo lo strutto sempre a temperatura ambiente e amalgamiamo con le mani dapprima all'interno della ciotola e successivamente sopra la spianatoia con un po' di semola per facilitarci il lavoro. Lavoriamo almeno per 10 minuti finché non otterremo una palla bella liscia ed omogenea, che poi avvolgeremo con la pellicola trasparente e riporremo nel frigo a riposare per 20 minuti. Nel frattempo, oltre a creare cuoricini sul piano di lavoro, ci prepareremo un po' di semola vicino e la sfogliatrice, che ci velocizzerà di molto la preparazione. Se non l'avete, non vi preoccupate, potrete procedere a mano con il mattarello. Ricordatevi però che le sfoglie dovranno essere molto sottili. Iniziamo quindi a sfogliarla a livello più largo, nella mia equivale al numero 1. Ripieghiamo la sfoglia su se stessa 2 o 3 volte, sfogliamo ancora allo stesso livello e poi ripieghiamo su se stessa, ma stavolta sfoglieremo a un livello più sottile, fino ad arrivare al numero 4. Faremo la stessa cosa anche con l'altra sfoglia. Ora siamo pronti per formare le prime meraviglias. Ci occorrerà una rotellina addentellata, regoliamo i bordi, tagliamo trasversalmente così come mostrato in video e poi al centro creeremo 2 aperture. Intanto qui continuo a disegnare cuori sulla semola, oggi mi ha preso così. Vabbè che siamo in periodo di San Valentino e quindi insomma dovrei essere giustificata, no? Non vi preoccupate se non usciranno tutti uguali, il bello di queste meraviglias è proprio quello. Poi volendo, una volta formate, potreste pure regolare i bordi e le dimensioni con la rotellina.
I ritagli di pasta avanzati si potranno rilavorare e risfogliare e ne usciranno veramente tante. Adesso siamo pronti per friggerle. Mettiamo a riscaldare abbondante olio e quando sarà arrivato alla giusta temperatura e ve ne accorgerete da tutte le bollicine che si formeranno attorno al manico del mestolo di legno, potremo immergere a due le nostre meraviglias e friggerle per pochi minuti da entrambi i lati. Attenzione perché si gonfieranno tanto durante la cottura e le bolle che si formeranno non dovranno bruciarsi, ma solo colorirsi un pochino. Ecco, ho voluto fare pure uno slow motion per mostrarvi quanto crescono durante la frittura, sono formidabili. Una volta pronte le scolleremo su carta assorbente e poi procederemo con le decorazioni finali. Quindi zucchero a velo vanigliato e poi la glassina di miele, scorza d'arancio e di limone, che ora prepareremo assieme. Ci vorrà veramente pochissimo tempo. In 2 minuti è pronta. In un pentolino antiaderente versiamo il miele all'arancio, la scorza di mezzo arancio e di mezzo limone, accendiamo il fornello a fiamma bassa e facciamo sciogliere mescolando continuamente. Vi accorgerete che è pronto quando diventerà quasi liquido. Togliamo dal fuoco, facciamo intiepidire giusto 5-7 minutini e poi lo versiamo piano piano sulle chiacchiere sarde. Per dare un tocco in più ed enfatizzare il sapore di questi due agrumi, grattugeremo un altro po' d'arancia e di limone sopra. Ed eccole prontissime in tutto il loro splendore. Non potete immaginare che buon profumino stanno rilasciando in tutta casa. Nonostante siano fritte, restano sempre asciutte al tocco, leggere, bollose e croccantose, se così si può dire. Ma sì, dai, ho coniato nuovi termini. Insomma, rendono onore al loro nome da quanto sono meravigliose. Io sì, le definirei pure magiche. Sono molto affezionata a questa ricetta e ancor di più mia mamma, perché sua mamma e quindi mia nonna materna gliele preparava sempre, ma lei tra una sfoglia e l'altra, pensate un po', aggiungeva la marmellata e quindi le faceva ancora più golose, ancora più meravigliose. Sembra incredibile come si siano gonfiate e quante bolle abbiano creato nonostante l'assenza di lievito nell'impasto. E che bel suono fanno quando le tagli a metà. Il miele sopra le rende speciali, con quel sapore veramente unico di agrumi sardi che non ti fa più smettere di mangiarle. Una poesia veramente. Spero tanto che le proverete anche voi, magari anche per San Valentino. Ecco, immaginatevele a forma di cuore con un bel ripieno di Nutella o marmellata e frutti rossi. Oppure un bel ripieno di crema pan di stelle, ecco, adesso che c'è pure quella. Un incanto, anzi una meraviglia ovviamente. Vi abbraccio forte e vi rimando ai prossimi video. Grazie per seguirmi sempre e grazie per aver visto questo video. Ciao!